Se sei arrivato fino a questo video, il tuo problema è uno e uno soltanto: capire in quali scenari la tua squadra potrebbe arrivare alla salvezza o magari ambire a uno spareggio. Per inciso, io sono un tifoso del Lecce, ma mi sono preso la briga per creare tutti gli scenari possibili per ogni squadra, quindi anche per Venezia, Empoli, Parma e Verona. Sì, perché Parma e Verona possono ancora retrocedere. Ho passato l'intero pomeriggio per incrociare tutti i dati tra le varie squadre, gli scontri diretti e creare ogni possibile scenario, e per ogni squadra vi lascerò a schermo, così potete fare anche lo screenshot e salvare ciò che vi serve. E quindi a maggior ragione, per supportare questo video e tutto l'impegno che ci ho messo per crearlo, lasciate una marea di mi piace, una marea di commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto e ovviamente condividete il video con chiunque vogliate. Ma partiamo dalla base: cos'è lo spareggio e come funziona? Per arrivare allo spareggio dovrebbero esserci due o più squadre arrivate a pari punti, e questo potrebbe interessare sia la lotta a scudetto sia quella che interessa a noi, la lotta alla salvezza. Nel caso in cui dovessero esserci 3 o più squadre a pari punti, andrebbero prese in considerazione solo le due peggiori secondo alcuni criteri, 5 in tutto, in ordine di importanza. Il primo criterio per decidere quali squadre dovranno affrontarsi è questo qui: i punti fatti negli scontri diretti tra le squadre a pari punti. Il secondo criterio invece è la differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti. Il terzo criterio invece è la differenza tra le reti segnate e subite nell'intero campionato. Il quarto criterio invece è il maggior numero di reti segnate nell'intero campionato, mentre il quinto e ultimo criterio sarebbe il sorteggio. Una volta scelte le due squadre che andranno ad affrontarsi nello spareggio, lo spareggio avverrà in doppia sfida andata e ritorno, con la sfida di ritorno giocata nello stadio di casa della squadra con il miglior piazzamento secondo i criteri che vi ho già citato. Ma in questo video andremo a prendere in analisi solo il primo caso, quindi quello degli scontri diretti, perché effettivamente è solo quello che ci interessa. Quella che state vedendo a schermo ovviamente è la tabella degli scontri diretti, che va letta da sinistra verso destra, e per ogni squadra adesso andiamo a vedere chi ha i risultati a favore e chi a sfavore. Quella che sicuramente ha fatto peggio in questa annata è ovviamente il Venezia, perché ha scontri diretti a sfavore contro il Verona, Parma, Lecce, e scontro diretto contro l'Empoli a pari merito, 2 pareggi, 2-2 e 1-1. L'Empoli invece ha scontri diretti a favore contro Verona e Parma e uno scontro diretto a sfavore contro il Lecce. Il Lecce invece è quella che è andata meglio in assoluto rispetto a tutte le altre, perché ha tutti gli scontri diretti a favore. Il Parma più o meno è andato come il Venezia, ma appunto ha lo scontro diretto a favore proprio contro quest'ultima, e il Verona che ha 2 scontri diretti a favore contro Parma e contro Venezia. Io vi invito ovviamente a fare lo screenshot per ogni tabella, così da averla sempre a portata di mano. E direi di partire dalla squadra che attualmente è la miglior classificata, ossia il Verona. Il Verona si salverebbe nel caso in cui dovesse pareggiare o vincere contro l'Empoli. Arriverebbe allo spareggio se Empoli e Lecce vincono, e quindi arrivano tutte a 34 punti, ma se il Parma dovesse pareggiare, lo spareggio sarebbe contro il Parma. Se invece il Parma dovesse vincere, lo spareggio sarebbe contro l'Empoli. Passando invece al Parma, il Parma si salverebbe aritmeticamente se dovesse vincere contro l'Atalanta, oppure se Empoli e Lecce dovessero perdere o pareggiare. Si arriverebbe allo spareggio se l'Empoli e il Lecce dovessero vincere, e in questo caso se il Parma dovesse pareggiare, lo spareggio sarebbe contro il Verona. Negli altri casi, ossia se il Parma dovesse perdere, sarebbe matematicamente retrocessa. E paradossalmente chi ha gli scenari migliori, almeno per numero, è proprio il Lecce, che ha veramente tantissimi scenari a disposizione per salvarsi o per arrivare a un eventuale spareggio. Certo è che è tutto sulla carta, perché il Lecce sarebbe salvo se dovesse pareggiare contro la Lazio e l'Empoli perdere contro il Verona. Il Lecce invece si salverebbe se dovesse vincere contro la Lazio e l'Empoli pareggiare
perdere o anche vincere contro il Verona. Il Lecce arriverebbe allo spareggio contro l'Empoli se Empoli e Lecce dovessero perdere o pareggiare e il Venezia pareggiare o perdere. Ma c'è ancora anche un altro scenario, perché il Lecce potrebbe addirittura arrivare allo spareggio contro il Venezia se, e questo è uno dei casi veramente al limite, l'Empoli dovesse perdere, il Venezia dovesse vincere e il Lecce dovesse pareggiare. Passando invece all'Empoli, l'Empoli potrebbe salvarsi se dovesse pareggiare contro il Verona e il Lecce dovesse perdere. Sarebbe salvo se dovesse vincere contro il Verona e il Lecce pareggiare o perdere e il Parma pareggiare o perdere, mentre arriverebbe allo spareggio contro il Lecce se Empoli e Lecce dovessero pareggiare o perdere e il Venezia vincere o perdere. Ma c'è anche un altro eventuale scenario per questo Empoli, perché potrebbe andare allo spareggio contro il Verona qualora Empoli e Lecce dovessero vincere e il Parma a sua volta fare lo stesso, ossia ottenere una vittoria. E adesso passiamo al Venezia, che è quella con gli scenari peggiori, perché il Venezia si salverebbe solo nel caso in cui dovesse vincere contro la Juventus e Empoli e Lecce dovessero perdere, mentre il Venezia potrebbe ancora ambire a un eventuale spareggio contro il Lecce solo nel caso in cui l'Empoli dovesse perdere, il Lecce dovesse pareggiare e il Venezia dovesse vincere. Per tutti gli altri casi, ovviamente quelli che non vi ho citato, vorrebbe dire retrocessione aritmetica per qualsiasi squadra. Quindi spero di esservi stato d'aiuto ovviamente e credo di aver messo insieme tutti gli scenari possibili ed eventuali, ma se ce n'è qualcuno che magari mi è sfuggito, non ho scritto, non vi ho detto, vi prego di farlo voi qui sotto nei commenti in modo da mettere al corrente tutti quanti, ma dovrebbero essere tutti. Io vi ringrazio per essere passati da questo video, per essere passati sul mio canale, vi rinnovo ovviamente l'invito a lasciare una marea di mi piace, di commenti, di condivisioni soprattutto, e se vi piace quello che faccio considerate anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. In questi casi che cosa si dice? Ragazzi, chi la dura la vince e che vinca il migliore. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.